Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2023 che si intitola Twinkling Watermelon. Di cosa parla? La storia di questo ragazzo che è nato in una famiglia di sordi. Lui ha madre, padre e un fratello maggiore e in questa famiglia di sordi lui è l'unico che sente e che parla. E quindi per tutta la sua vita è sempre stato un po' il legame tra la famiglia e il mondo esterno che fatica a relazionarsi con persone con questo tipo di disabilità, che parla attraverso la lingua dei segni che purtroppo non tutti conoscono. E questa sua responsabilità che gli è stata affidata per le sue caratteristiche fin da quando era bambino, l'ha reso estremamente responsabile, ovviamente, però anche gli ha messo addosso un peso in un certo senso, per cui quando lui attraversa delle difficoltà, fatica a riportarlo in famiglia perché già sa che la sua famiglia vive in una condizione particolare. Ad esempio, quando a scuola diventa vittima di un gruppo di bulletti, lo vediamo un giorno che nel rientrare a casa si ferma davanti a un negozio di musica per ricomporsi prima appunto di rientrare. La sua famiglia comunque è molto felice, molto unita e si vede proprio che le difficoltà che hanno rafforzato molto il legame tra i vari membri. Lui è molto legato al fratello, è molto legato sia alla madre che al padre, proprio c'è un legame di affetto e complicità estremamente profondo e i vari membri si vogliono molto bene e sono belli da vedere, ecco, nelle inquadrature in cui vengono mostrati. Dicevo, un giorno nel rientrare a casa lui è stato maltrattato da questo gruppo di bulletti e si ferma a piangere davanti a questo negozio di strumenti musicali. Il padrone del negozio lo invita a entrare e gli propone di insegnargli a suonare la chitarra e questo bambino trova nella musica uno spazio in cui lui può essere se stesso, trova la sua identità senza dover essere il responsabile di qualcun altro, ecco. Fast forward di X anni, lui sta studiando per diventare dottore. Il fratello maggiore si allena in un'arte marziale, loro due sono sempre molto legati e il padre che nel frattempo, rispetto ai primi episodi della storia dove aveva un lavoro un pochino più traballante, ha trovato una sua stabilità, è estremamente orgoglioso dei suoi due figli, in particolare di questo figlio minore perché sa appunto che sta diventando dottore e quindi fra virgolette pavoneggia davanti agli amici. Il figlio minore risponde a un annuncio, mi sembra, di un gruppo che sta cercando un chitarrista, però lui non ha mai parlato di questa sua passione per la musica alla sua famiglia, perché, ripeto, questo senso di responsabilità di diventare quello che il padre vuole che lui diventi l'ha un po' frenato dal condividere qualcosa, anche perché si rende conto che fare musica è qualcosa che la sua famiglia non può, fra virgolette, capire perché non ne può godere, ok? Essendo sordi non possono sentire e quindi non vuole andare a farli sentire in un certo senso che si stanno perdendo qualcosa della vita del figlio per una condizione che non possono cambiare. Il padre scopre questa cosa e c'è una discussione tra loro due e il figlio gli dice: ma io voglio fare musica perché per me è molto importante, sono stufo di essere il tuo angelo, il tuo portafortuna, la persona che deve sempre prendersi cura di voi e voglio essere solo me stesso. Dice queste cose
un po' per frustrazione, un po' ovviamente, ripeto, per questa responsabilità attribuitagli negli anni che lo ha sempre un po' schiacciato, ma un po' anche perché lui stesso si è messo in questa posizione di anello di congiunzione tra la famiglia e il mondo esterno, non riesce, a volte magari ecco, sovraccaricandosi di responsabilità e non riuscendo lui stesso a capire che in realtà la sua famiglia, sì, è vero, sono sordi, ma non è che non riescono ad avere una vita normale, riescono a relazionarsi anche con fatica, hanno degli interpreti, hanno vari mezzi per farsi capire, tant'è che voglio dire il fratello maggiore, che secondo me è un personaggio fantastico, è un figo, nel senso che lui ha il suo sport, ha tutto il suo giro di amiche, amichette e varie, e vive una vita assolutamente, cioè, tranquilla e appieno della sua gioventù, ok? In seguito al litigio di questo figlio minore col padre, lui scappa e entra in questo negozio di musica molto strano. Lui ha ancora appresso la chitarra perché il padre lo affronta, lo va a cercare dopo che lui ha fatto una sessione di prove con questo gruppo che lo aveva ingaggiato, e loro sono stati sorteggiati per fare da apertura a un nome famoso. Il padre lo pesca in questa situazione, quindi dopo questa discussione lui scappa che c'ha ancora in spalla la chitarra. Entra in questo negozio di musica un po' particolare e trova questo tizio estremamente bizzarro che gli compra la chitarra e gli dà dei soldi e lo lascia con delle frasi sibilline. Uscito dal negozio, il tizio si ritrova nel 1995 e incontra suo padre. Allora, il protagonista ha 18 anni e mi sembra il fratello maggiore ne ha 20. Lui ha 18 anni, incontra il padre quando il padre ha 18 anni e si rende conto che il padre non è sempre stato sordo, ma parlava e sentiva benissimo quando era giovane, quindi deve scoprire che cosa è successo al padre che gli ha fatto perdere l'udito, e anche deve fare in modo che che i suoi genitori si mettano insieme, perché scopre che il padre è un personaggio vulcanico, sempre di buon umore, molto aperto con tutti, e quando si mette in testa una cosa veramente smuove mari e monti per riuscire a realizzarla. Nel frangente in cui il figlio incontra il padre diciottenne, il padre è innamorato della più bella della scuola, che non è la madre, e è deciso a mettere insieme una band per fare colpo su questa ragazza che invece è tutta molto, molto posata, molto seria, suona il violoncello e quindi il figlio si pone in testa, si pone in animo di realizzare questa duplice missione. La prima, mettere insieme i suoi genitori, perché così poi lui nascerà quando sarà il momento, e secondo anche prevenire l'incidente, perché poi scopre in base a dei ricordi, delle cose che ha sentito di altre persone, ecco, che gravitavano nella sua sfera di attenzione nel momento presente. Scopre appunto che il padre ha perso l'udito in seguito a un incidente e quindi ecco, è deciso a prevenire questo incidente e quindi cambiare la vita del padre e di conseguenza anche la sua, ok? Scopre però che anche la madre, che invece è sorda, vive in una situazione un po' particolare. La madre è figlia di una famiglia facoltosa. La madre di lei è scomparsa dalle scene, non si capisce perché non viene ben spiegato, e lei è in casa con questa istitutrice che però le vieta di utilizzare la lingua dei segni e la maltratta, giocando anche sul fatto che suo padre, il padre biologico a capo di questa famiglia facoltosa che possiede un
un'etichetta musicale è spesso via per lavoro. Perché le mire di questa istitutrice, che è la versione horror della signorina Rottermeier, che ha 2 figli, è quella di impossessarsi ovviamente di questo gruppo e quindi di vivere una vita agiata a spese dell'erede legittima. Il padre in realtà è affezionato alla figlia, però complici gli impegni di lavoro e non lo so, una chiusura dovuta probabilmente sia a una difficoltà personale, forse anche a una non comprensione della condizione vera della figlia, non si è mai sforzato di comunicare con lei, lasciando appunto questo compito del tutto nelle mani dell'istitutrice. Quando il nipote, perché il ragazzo 18enne del 2023 che si trova nel 95 è figlio di questa ragazza e quindi è il nipote di questo tizio a capo dell'agenzia musicale, dell'etichetta musicale, arriva e si rende conto che questa istitutrice tratta malissimo la madre, va dal padre e gli dice: ascolta, cioè, hai capito cosa sta succedendo nella tua famiglia? Cioè, questa gli sta impedendo di imparare la lingua dei segni e di fatto la sta isolando, perché le ha precluso l'unico mezzo che lei ha per comunicare con il mondo esterno. E quindi la sua missione, che già aveva 2 obiettivi, adesso ne ha 3. E c'è tutto questo percorso, c'è tutto questo cammino in cui figlio e padre, e poi anche madre, imparano a conoscere, ma soprattutto figlio e padre, perché lo scontro iniziale è fra il figlio e il padre, e nel 2023, imparano a conoscersi, mettono insieme questa band e il figlio soprattutto impara ad aprirsi, a vedere il padre anche in un modo diverso, perché spesso succede a noi figli che ci dimentichiamo che i nostri genitori sono stati giovani anche loro a un certo punto della loro vita e quindi tanti pensieri che noi pensiamo di pensare per la prima volta in realtà è molto probabile che anche i nostri genitori li abbiano fatti, e c'è proprio questo cammino di reciproca scoperta in cui lui cerca di proteggerlo, di metterlo al sicuro da quello che sa potrebbe essere il suo destino, con quell'altro che invece, ripeto, scoppiettante, spumeggiante, non ne vuole sapere. In più si mette in mezzo con il primo interesse amoroso del padre, che dopo un'iniziale freddezza cambia improvvisamente la personalità. Perché? Perché anche questa ragazza in realtà è in viaggio del tempo dal 2023 e si scopre che c'è un aggancio comune. Perché? Allora, la madre, primo interesse amoroso del padre quando aveva 18 anni, la violoncellista Fredda, è figlia adottiva di una famiglia facoltosa a sua volta, che ha perso la figlia e quindi ha cercato un ripiego adottando un'altra bambina, e lei, affamata d'amore, cerca di ripercorrere le orme della figlia defunta di questa famiglia, non riuscendo però mai ad essere all'altezza dell'amore e dell'approvazione dei genitori facoltosi. Lei ha un padre biologico, come tutti, che è niente meno che il proprietario del negozio di musica che ha insegnato a suonare la chitarra al ragazzo 18enne del 2023. E quella che arriva tutta frizzante e scoppiettante nel 95 con l'apparenza della violoncellista Fredda, ma con la personalità totalmente diversa, non è questa signora che nel 2023 ha la sua età, ma la figlia che le assomiglia come una goccia d'acqua, perlomeno esteriormente. E quindi il ragazzo 18enne del 2023 deve cercare di mettersi tra il padre e questa ragazza e in un certo senso mandare a monte anche le mire di questa ragazza, perché anche lei è stata catapultata nel 1995, ma anche lei ha una sua missione da compiere. La sua missione da compiere, siccome lei, figlia di 2 genitori separati, è rimasta con la madre che era a sua volta violoncellista,
e che ha replicato in un certo senso lo schema dei genitori adottivi che la volevano perfetta nei confronti della figlia, ma la tratta più come un gingillo che una persona a cui ha dato la vita. Questa ragazza va dal padre, ma scopre, il padre è negli Stati Uniti, scopre che il padre ha già un'altra tresca e quindi si sente in un certo senso abbandonata da tutti e è determinata a togliersi la vita. Incappa anche lei nello stesso negozio di musica molto sui generis, incontra lo stesso personaggio, vende il suo violoncello, quando esce dalla porta si trova pure lei nel 95 e decide di prevenire l'incontro tra i suoi genitori, memore di alcune frasi che le aveva detto la madre sul suo primo amore, sul fatto che fosse in una band, che le avesse dedicato dei pezzi, eccetera, eccetera. E pensa che questo primo amore della madre sia il padre del ragazzo diciottenne del 2023, del protagonista, ok? E quindi è per quello che inizia a manifestare un interesse verso questo ragazzo che nei primi episodi non aveva. La madre del protagonista, la ragazza sorda, figlia della famiglia facoltosa maltrattata dall'istitutrice, è innamorata del padre perché l'ha visto una volta intanto che fa irruzione a una festa per andare a parlare con la violoncellista. E quindi è rimasta molto colpita da questa personalità così esuberante, sempre sorridente, che l'ha aiutata anche in diverse circostanze, però non ha ovviamente il coraggio di dirlo. Pian piano però ecco le cose evolvono, il padre del ragazzo incontra la madre, quella che sarà la futura madre, e si vede che c'è del tenero e anche se a parole manifesta interesse verso quella che pensa essere la violoncellista, di fatto le sue attenzioni sono sempre più rivolte alla ragazza sorda e quindi si formano questi due triangoli, anche perché poi vede che la presunta violoncellista, che in realtà è la figlia della violoncellista, ha attenzioni invece per quest'altro amico che sarebbe suo figlio e che lui non sa. E ripeto, allora tutto il percorso è fatto molto bene. Gli attori, i 4 attori principali, splendidi, una prova splendida. La madre del ragazzo nella versione adolescente è bravissima perché lei proprio deve esprimere le sue emozioni solo con l'espressione del viso. Poi sì, c'è il voice over di quando usa la lingua dei segni che sarà proprio il figlio a insegnarle su indicazione, su commissione del padre, cioè del nonno, del padre di lei, perché il padre di lei vuole vedere la figlia sorridere, ma evidentemente non sa come, e è proprio il figlio di lei, quindi suo nipote, che gli indicherà la strada e poi il padre gli dirà: ascoltami ciccio, cioè, allora, perché a un certo punto lei poi scappa da casa, la figlia sorda scappa da casa e il padre la ospita in casa sua dove lui vive con la nonna. E va dal padre di lei e gli dice: ascoltami, mia nonna ha 80 anni e non sa la lingua dei segni, però io in questi 3 giorni in cui ho avuto lei a casa mia ho visto loro due che riuscivano a comunicare benissimo. Com'è che tu con tutti i tuoi soldi e tutto quello che vuoi fare non riesci a comunicare con tua figlia? E gli piazza lì il libro della lingua dei segni, che anche lui nel frattempo aveva iniziato a imparare per comunicare appunto con questa ragazza, e diciamo gli dà la spinta finale. Ritornano poi i 2 ragazzi del 2023 nel 2023 con le circostanze ovviamente cambiate, perché l'istitutrice viene espulsa, con i 2 figli viene espulsa ovviamente dalla famiglia dopo che sono state scoperte tutte le sue malefatte, non solo nei confronti della ragazza ma anche a livello di gestione di certe attività poco chiare, e quindi la situazione della famiglia del ragazzo è drasticamente cambiata. Mi è piaciuto che non ci sia un finale fiabesco, favolistico, in cui vengono risolti tutti i problemi. Le condizioni dei personaggi rimangono tali, ma i personaggi tra di loro acquistano una comprensione reciproca dovuta alle vicissitudini che hanno vissuto. È
fatto molto bene. Ecco, il finale secondo me avrebbe potuto essere curato un pochino di più, perché nel momento in cui l'istitutrice viene cacciata, il padre della ragazza sorda inizia un po' ad aprirsi verso di lei e quindi le propone questo viaggio negli Stati Uniti, che lei accetta per appunto approfondire il legame col padre. E poi il padre dice questa frase: iscrivila a questa accademia per sordi, accademia d'arte, perché la madre dipinge, la madre del protagonista dipinge sia da ragazza, che poi lo vediamo anche diciamo nella prima vita pre-viaggio nel tempo del protagonista, si vede che lei dipinge le pareti della casa dove loro sono e ha sempre questa grande passione, questo amore per l'arte. Iscrivila, appunto, dice questo padre, iscrivila in questa accademia per sordi, accademia d'arte per sordi negli Stati Uniti, perché tanto lei non tornerà più in Corea, ok? In quel frangente il padre del ragazzo ha l'incidente, dopo che i due, padre e madre diciottenni, e nella versione diciottenne, nella versione adolescente, si erano già messi insieme e lei se ne parte proprio mentre lui è in un letto di ospedale, e poi nel fast forward loro due sono comunque ancora insieme come già erano all'inizio, però manca un tassello di come loro due si siano tenuti in contatto, riprese, eccetera, eccetera. Appunto, dopo questa frase del padre che fa presagire che lei se ne sarebbe andata e mai più tornata. Uno. Due, la figlia della violoncellista ritorna nel 2023 dopo aver scoperto che il primo amore della madre in realtà altri non era che proprio il padre. Incontra anche la versione da ragazza della madre e gli dice: ascoltami, ma smettila di vivere la tua vita per compiacere questi due genitori, per cui tu non sarai mai come la loro figlia biologica, vivi un po' anche per te stessa. Però ecco, non si vede il risultato della sua missione del 95, non si vede nel 2023, perché si vede solo lei che va al concerto della band del protagonista e i due che si ritrovano appunto dopo aver intrecciato una storia nel 95 come i due trapiantati dal futuro. Secondo me, ecco, avrebbero potuto curare molto meglio questi due aspetti per dare un finale più tondo. Però nel complesso è un dramma estremamente godibile, fatto bene, cioè ogni tanto verrà anche da piangere, che ci sta tutto, perché non è la lacrimuccia facile, proprio la carica emotiva di certi confronti, di certe parole nel rapporto tra padre e figlio, che toccano insomma la sensibilità dell'ascoltatore, dello spettatore, anche di quelli magari un po' meno sensibili, perché sono emozioni e sentimenti in cui ci si può facilmente riconoscere. È fatto molto molto bene, ha ricevuto tantissime lodi e giustamente, perché il tema del viaggio nel tempo, che in questo 2023 è un tema estremamente popolare, perché ci sono davvero tanti drammi in cui i protagonisti vanno avanti, indietro nel tempo, entrano in un universo parallelo, hanno la possibilità di vivere la vita una seconda volta, sapendo però com'è andata la prima e quindi avendo l'opportunità di aggiustare certe cose. Il tema del viaggio nel tempo, dicevo, è fatto molto bene, perché c'è un'attenzione ai dettagli, c'è un'attenzione a certi sviluppi che non è gestita in maniera superficiale. Ad esempio, il protagonista a un certo punto pensa di aver salvato il padre dall'incidente che poi gli farà perdere l'udito. E è solo dopo aver scoperto che anche la violoncellista non è la violoncellista, cioè quella che lei pensava essere la figlia del tizio che gli ha insegnato a suonare la chitarra nel 2023, quindi la versione adolescente di un'adulta che lui conosce nella vita del suo tempo, ma è la figlia. Questa figlia ha incontrato il fratello di lui, l'atleta, quello vi dicevo con la vita molto colorata. E è proprio lei a svelare al protagonista che l'incidente in cui il padre ha perso l'udito non è quello che lui pensa di aver sventato, ma è un altro che deve ancora succedere. Perché loro due, tra l'altro, ci mettono un bel po' a riconoscere che entrambi vengono dal futuro.
perché il protagonista è tanto intelligente, però è anche un po' stordito in certe circostanze, perché lei a un certo punto perde tipo come si chiamano gli AirPods, gli auricolari, quelli della Apple. Poi, vabbè, arriva col Dyson nella valigia nel 2025, ok? Parla di Squid Game, a un certo punto voglio dire, se una ti parla di Squid Game nel 95, però ecco, ci sono anche poi tante altre circostanze un pochino più pressanti che magari non lo rendono al massimo dell'attenzione. Dicevo, è la protagonista proprio a svelare questo snodo, questo particolare, che l'incidente in cui il padre del ragazzo ha perso l'udito non è quello che lui pensa di aver sventato ed è un altro. E quindi eh, c'è una progressione sia dei riconoscimenti, sia che del mettere insieme gli indizi per arrivare a certe conclusioni, a certe spiegazioni, e quindi cercare di capire come comportarsi per arrivare allo scopo che ci si è prefissi, che è fatto molto bene e è sostenuto da tutto un circondario di azioni che rendono validi i modi in cui le cose si verificano. Bello il gruppo di amici, perché ripeto, il padre del ragazzo 18enne super vulcanico vuole mettere insieme questa band per far colpo sulla violoncellista. Nel frattempo vengono coinvolti anche altri personaggi, con ciascuno la propria storia, alcuni più di altri, ecco, però nel complesso fanno da compresenza di spessore, ecco, non sono marionette messe lì solo per riempire la scena. Bello, è fatto molto bene. Avrebbero, ripeto, potuto curare meglio l'ultima puntata per proprio rendere pieno, cioè proprio tondo al 100% il finale, però nel complesso davvero davvero un buon prodotto, un prodotto proprio che fluisce in maniera davvero molto molto godibile, e quindi io ve lo consiglio assolutamente al 100%. La figlia della violoncellista per la maggior parte del tempo, lei è un'attrice bravissima che io vidi già in Mr. Queen e proprio mi fece alzare il pollice. Ha una personalità a volte un po' too much, un po' fastidiosa in alcune sue uscite, però è il personaggio che è così e lei lo interpreta proprio come si deve. Quindi torno a dire, opinione assolutamente favorevole, se avete l'occasione di guardarlo, guardatelo, perché merita sicuramente il tempo che occupa. Bene, direi che con questo mi posso fermare, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!